Buonasera a tutti, bicampioni d'Italia, bentornati sul canale. Torniamo su Lazio-Inter e su alcune dichiarazioni post finale di Coppa Italia. Dichiarazioni assurde dal mio punto di vista, una riguarda Panucci che ha polemizzato nei confronti della stagione dell'Inter, l'altra invece riguarda l'amministratore delegato della Serie A De Siervo che ha parlato del nostro calcio, però insomma entrambi vedono delle realtà un tantino distorte. Andiamo subito a leggere le dichiarazioni e poi le commentiamo perché secondo me sono delle dichiarazioni assolutamente assurde. Naturalmente vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale. Iniziamo con le dichiarazioni di Panucci ieri sera a Sport Mediaset e leggiamo una grande stagione, ma c'è il virgolettato. Sono giocatori forti e giocano nell'Inter, non è che possiamo sempre coccolarli, è chiaro che devono vincere. Mi sembra una grande stagione sì, ma dovevano farla e in Europa non l'hanno fatta. La botta morale dopo l'anno scorso l'hanno presa tutti nel calcio, ma nessuno è andato in terapia intensiva. Sembra sempre che si voglia coccolare questa squadra dopo le sconfitte dell'anno scorso. Ripeto, non è che sono andati in ospedale in terapia intensiva, per me la stagione è da 8,5, ma in Europa hanno fatto male. Il primo obiettivo non può essere il campionato. Ecco, ora passi per il voto che dà Panucci, l'8,5 perché ci può stare, io per esempio avevo dato 9 alla stagione dell'Inter, ci può stare dare il mezzo voto in meno. Quello che però va a polemizzare, va a sminuire tremendamente il lavoro dell'Inter, sono le dichiarazioni che fa Panucci, come se fosse un qualcosa di scontato, che l'Inter fosse obbligata a fare la stagione che ha fatto e che non avendo fatto strada, non avendo vinto in Europa, quindi va un po' a ridimensionare il tutto. Ecco, in primis, avere giocatori forti non è certezza di vincere il campionato, partiamo da questo, quindi comunque va esaltata una squadra che riesce a dominare entrambe le competizioni in Italia, che riesce a vincere Scudetto e Coppa Italia, comunque va sottolineato che rimane una grandissima stagione. E poi c'è un altro aspetto. Panucci va a sminuire un po' il tutto, dicendo che l'Inter era una stagione che doveva fare e in Europa non l'ha fatta. Però perché non si parla allo stesso modo di altre squadre, della Juventus, del Milan, che ormai sono anni che deludono, perché qualificarsi in Champions non può rendere la stagione positiva se ti chiami Juventus o Milan, e sono anni che non riescono a lottare realmente per il campionato. Il Milan l'ultima volta che l'ha fatto è quando l'ha vinto, nel 2022 ormai. Però non si parla in questi termini. Lo scorso anno il Napoli vince il campionato e non si dice è una squadra che vince il campionato perché vengono fatti degli investimenti importanti. No, si dice il Napoli ha fatto un miracolo perché è riuscito a fermare la corazzata Inter. Ecco, perché c'è sempre questa narrazione diversa tra quello che fa l'Inter e quello che fanno le altre. Poi Panucci dice l'Inter non poteva avere il campionato come priorità. Io invece dico che quest'anno è stata data proprio la priorità al campionato e lo abbiamo visto sotto diversi aspetti. In primis è stata data la priorità al campionato perché l'Inter, anche un po' per immagine, aveva bisogno di portare qualche trofeo a casa quest'anno, perché lo scorso anno ovviamente è stata travolta dalle critiche e quindi aveva bisogno un po' di zittire le critiche, di dare una risposta anche ai tifosi, e quindi aveva la necessità di portare un trofeo a casa all'Inter, e quel trofeo doveva essere lo scudetto. E poi perché dico che è stata data priorità al campionato? Proviamo a riguardare le scelte fatte da Chivu nel trittico dove ci sono le doppie sfide col Bodo Glimt, quindi già dalla prima sfida Chivu fa rotazione, non mette tutte le riserve, magari un turnover corposo in campionato e va a giocare con l'11 titolari in Champions, ma fa una gestione, perché il campionato in quel momento è un obiettivo facilmente raggiungibile e perché in quel momento c'era una priorità al campionato. Poi siamo tutti d'accordo che l'Inter poteva e doveva fare qualcosina in più in Champions, almeno 1 o 2 turni in più, però dire che oggi l'Inter viene coccolata dopo la sconfitta, è una squadra che insomma non ha fatto quello che doveva fare o che ha fatto il minimo indispensabile, è assolutamente scorretto per 2 motivi. In primis per quello che lo scorso anno si è detto, la scorsa estate si è detta sull'Inter, e poi perché l'Inter perché sarebbe obbligata a fare un percorso lungo in Europa rispetto alle altre italiane? Io ho provato a prendere un po' gli investimenti fatti dall'Inter negli ultimi, o meglio, diciamo le prime 4, le 3 grandi, quindi Inter, Milan, Juventus e il Napoli, gli investimenti fatti negli ultimi 3 anni, quindi escludendo per esempio gli obblighi di riscatto che saranno il prossimo giugno, escludendo chi ha un diritto di riscatto e deve tenere il calciatore, quindi comunque deve investire.
solo le tabelle di Transfermarkt, quindi che riportano gli acquisti e le cessioni effettivamente fatte. L'Inter dal 2023-2024 ad oggi ha fatto acquisti per un totale di 243 milioni. Il Napoli ha fatto acquisti per un totale di 420 milioni, la Juventus per un totale di 433 milioni, il Milan per un totale di 434 milioni. Parliamo di squadre che hanno speso quasi 200 milioni in più all'Inter. Qualcuno mi dirà, sì, ma il Napoli ha ceduto anche Kvaratskhelia, Osimhen. Andiamo a vedere anche quanto hanno incassato le squadre. L'Inter in questi 3 anni ha fatto cessioni per 193 milioni, il Napoli ha fatte per 328 milioni, la Juventus per 275 milioni, il Milan per 303. Il saldo di mercato tra gli acquisti e le cessioni in questo triennio, quindi dal 2023-24 all'estate 2025-2026, l'Inter fa registrare un meno 50 milioni, quindi sono più 50 milioni spesi in più rispetto ai milioni che sono entrati. Il Napoli fa registrare un meno 92 milioni, praticamente ci troviamo il doppio. La Juventus fa registrare addirittura un meno 158 milioni, il Milan meno 131 milioni. È tutto qui racchiuso il capolavoro che sta facendo l'Inter in questi anni, perché c'è una Juventus che spende più del triplo rispetto all'Inter, perché ha un passivo di mercato praticamente del triplo rispetto a quello che ha l'Inter. Il Milan ben oltre il doppio, dai 50 milioni dell'Inter si passa ai 131 milioni di passivo del Milan, e il Napoli ha quasi il doppio. Sono squadre che hanno investito di più in questi 3 anni. Però andiamo a vedere l'Inter cosa ha fatto. Porta a casa lo scudetto, fa il secondo posto, farà finale di Champions, porta a casa la Coppa Italia. È l'unica di queste che è rimasta costantemente competitiva e che ha raggiunto più trofei delle altre, nonostante investimenti più bassi sia per acquisti sia per saldo acquisti cessioni. Ed è lì che poi dobbiamo esaltare questa squadra, esaltare il lavoro dei dirigenti, esaltare anche i singoli calciatori, perché poi sono calciatori che hanno saputo reagire ad una botta importante, il finale dello scorso campionato. Sono calciatori che sono riusciti a fare gruppo nel momento decisivo e che hanno vinto la Coppa Italia. È sembrata quasi senza troppa fatica, hanno mostrato un gap tecnico importante a dispetto dei milioni invece che vengono investiti. Ed è lì perché se l'Inter avesse fatto investimenti come le top d'Europa, come un Bayern, un Paris Saint-Germain, un Barcellona, eccetera, allora ci sarebbe dire, con gli investimenti fatti, lo scudetto è il minimo, devi puntare ad arrivare tra le prime 4 d'Europa. Se fai gli investimenti dell'Inter, vinci scudetto e Coppa Italia, e certo c'è il neo in Europa, non si può dire che ha fatto il minimo indispensabile. Quindi è semplicemente una polemica assurda contro Inter, probabilmente da un calciatore che preferirebbe vedere altri colori festeggiare in Italia. Andiamo però anche all'altra dichiarazione che non riguarda direttamente l'Inter, riguarda un po' tutto il calcio italiano, ed è la dichiarazione di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A. Questo è il virgolettato: la finale di Coppa Italia è un evento cresciuto nel tempo, un evento a livello di qualsiasi finale di Champions League, che fa onore al nostro paese e che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un'ora e mezzo prima e si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia ed è un buon segno dello stato di salute del nostro calcio. Poi aggiunge, dice: il calcio italiano viene raccontato peggio di quello che è, più litigioso di quello che è, fa parte della sceneggiatura. In realtà c'è una buona comunanza in termini di vita della Lega. Credo che da questo punto di vista tutti abbiano la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calcio. Mi concentro sul primo aspetto. La finale di Coppa Italia è un evento praticamente a livello della finale di Champions League. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia. Ora, sotto quale aspetto De Siervo ritiene che la finale di Coppa Italia sia stata a livello di una finale di Champions? Per lo spettacolo prima e dopo la partita, che sì, sarà stato anche carino come spettacolo, uno spettacolo piacevole, ma il vero spettacolo devono rimanere i 90 minuti, che si fa un po' di spettacolo prima e dopo, con un inno nazionale cantato da Neck, qualche gioco di luci o i fuochi d'artificio alla premiazione. Non è quello il prodotto calcio, quello è da contorno. Il vero spettacolo devono essere i 90 minuti. E nei 90 minuti praticamente la finale di Coppa Italia
non è stata minimamente paragonabile, forse neanche all'8º di Champions, sotto tutti i punti di vista, a partire dalla regia che praticamente si perde il primo gol perché dovevano farci vedere che c'erano delle telecamere particolari per la finale di Coppa Italia, solo che ci avevano dato un'inquadratura dove non si era capito effettivamente come fosse finito in porto il pallone. Avevamo intuito che fosse stata un autogol, un'autorete, ma poi abbiamo avuto bisogno del replay per capire l'effettiva dinamica. E quindi già la regia non è stata degna di una finale di Champions, ma neanche di quella che dovrebbe essere una finale di Coppa Italia. Le squadre hanno onorato la Coppa Italia, ma qual è stato lo spettacolo che abbiamo visto in campo? Un Inter nettamente più forte della Lazio, che riesce a fare 2 gol sfruttando degli errori clamorosi degli avversari e poi naturalmente va avanti col pilota automatico, gestendo, facendo qualche ripartenza, cercando anche il terzo gol. Però di fronte, ecco, per creare uno spettacolo c'è bisogno che di fronte ci sia una squadra un tantino più attrezzata tecnicamente. E la Lazio era una squadra con un gap tecnico esagerato rispetto all'Inter. Tanto è vero che ha rinunciato a giocare sia sullo 0-0 sia sull'1-0, ma anche sul 2-0. Poi nel finale ha provato una reazione, ma non abbiamo visto nessuna reazione ai gol incassati dalla Lazio. E quindi praticamente lo spettacolo che si è visto in campo qual è stato? Un Inter in pieno controllo, la Lazio che comunque difendeva, chiudeva gli spazi e provava qualche ripartenza, ma insomma poi ad un certo punto è stata quasi una finale, ecco, un po' così, non dico noiosa perché è chiaro, per noi non può essere stata noiosa, però è stata una finale che per un tifoso neutrale, immagino anche per un tifoso dall'estero, perché poi è così che bisogna ragionare nel calcio moderno, che anche il tifoso dall'estero deve vedere uno spettacolo. Che spettacolo ha visto? Un gap tecnico enorme, una squadra in pieno controllo che non veniva messa mai in difficoltà dalla Lazio, da una Lazio che neanche provava a cambiare qualcosa, ripeto, ad eccezione del finale di partita. Quindi insomma anche queste dichiarazioni di De Siervo sembra quasi che prendano in giro gli stessi tifosi italiani. A chi vogliamo raccontarla che questa finale è degna di una finale di Champions? Il gioco di luci e di musica prima e dopo serve a poco o nulla. Nei 90 minuti si è visto poco, l'organizzazione dal punto di vista della regia non è stata all'altezza della finale di Coppa Italia, insomma come al solito è un prodotto scadente quello del calcio italiano sotto tantissimi punti di vista, però lo si vuole spacciare come un qualcosa di eccezionale, un qualcosa da far vedere all'estero, un qualcosa che può diventare uno spot. Io già ieri sera, già stamattina nel video post partita ho sottolineato che non è stato uno spot per il calcio italiano questa finale, è stato bello per i nostri colori perché l'Inter ancora una volta ha mostrato quanta differenza c'è dal punto di vista tecnico con le altre, perché l'Inter ha stravinto la finale, ma non è stata una partita che può ritenersi uno spot per il calcio italiano, e non perché ci siano stati solo 2 gol, ma perché lo spettacolo è stato comunque scarso, perché per creare spettacolo c'è bisogno di 2 squadre all'altezza, e ieri sera mi dispiace per la Lazio, ma non lo sono state 2 squadre all'altezza, e quindi che non ci vengano a dire poi che è stato un grande spettacolo, uno spettacolo da esportare, e soprattutto che non ci vengano a dire che il calcio è dei tifosi o che poi è la pirateria che uccide il calcio lo uccidono anche queste dichiarazioni, anche quando si nascondono i problemi, anche quando non si fa nulla per migliorare il prodotto calcio, dicendo che va tutto bene, che funziona tutto. Assolutamente no. Insomma, tra Panucci e De Siervo, delle dichiarazioni ampiamente evitabili post finale di Coppa Italia. E voi cosa ne pensate di queste parole? Insomma, qual è la vostra lettura di queste dichiarazioni che abbiamo letto e analizzato? Aspetto anche le considerazioni nei commenti. Come sempre, io vi lascio con un gran bel Forza Inter.